Buongiorno e benvenuti in una nuova ed esilarante settimana. Mi sono appena svegliato. Lunedì 14 aprile. Buongiorno. Iscrivetevi al canale. Meteo oggi non come settimana scorsa. Se ancora non hai visto il video settimana scorsa te lo lascio qua. Ho parlato delle cose belle di vivere in Irlanda. Ah, vi ho stupito. Raga, ma non ci crederete. Voi non ci potete credere. Una cosa che non vi ho mai detto è che la nostra doccia si è avuto problemi. E adesso questo problema non c'è più. E ci ha cambiato lui. C'è un po' di schifo, un po' di sporco, perché comunque il tizio è venuto qui. C'è potenza, c'è potenza. E poi ho risiliconato tutta la doccia. Ma visto che da grandi poteri derivano anche grandi responsabilità, non potremmo fare la doccia stasera. Cosa che io ovviamente faremo perché ore 5:10. Sì, avete visto un piccolo spoiler. Non so, ve lo lascio perché così mi seguite su Instagram, che almeno vedete tutto in anticipo. Appena chiuso lì, lavoro 2 adesso. Devo creare la copertina del video che sta uscendo tra neanche un'ora. Spero mi venga l'illuminazione, altrimenti. Tra l'altro, tra tutte le cose che dobbiamo fare, abbiamo prenotato un weekend a Faro, perché è Pasqua, no? Pasqua. Perché sì, perché no? E non abbiamo ancora preso la casa, la stiamo guardando adesso. Così si viaggia, ragazzi, così, all'avventura, come viene, senza troppi albergo o stanza o casa, non ho capito cosa abbiamo preso. Giro così, preso. E la madonna, che cacchio, i cieli d'Irlanda. Che cosa, cioè, sembra finto, cioè, ma guardate che roba, ma non rende, ma fidatevi. No, non rende, è spettacolare veramente. Martedì. Ho iniziato adesso a montare il video della mezza maratona d'Italia, che è uscito più o meno 3 settimane fa. Se ancora non l'hai visto te lo lascio qua. Io ho scoperto anche una cosa, per fortuna ho chiesto. Classic Marco. Venerdì siamo a casa. Sarei stato comunque a casa perché lavoro da casa, però non sapevo che c'era. Cristina che guarda i canetti. Ci sono i miei cani preferiti. Mercoledì, oggi brutto. E andiamo in cantiere, quindi sveglia presto. Signor, ma adesso proprio deve venirci tutta st'acqua. Ma va che E siamo in cantiere, già pomeriggio, già lavora tutto il giorno. E adesso sto tornando. Sto andando a casa. Giornatina. Giovedì 17. Domani andiamo a Faro. Oggi si lavora, però ultimo giorno. Weekend di Pasqua. Venerdì 18. E noi oggi andiamo a Faro. Piccolo aggiornamento, ore 12. Noi dobbiamo uscire tra quanto? Mamma i capelli bianchi. Non abbiamo ancora preparato niente, neanche noi stessi. Devo farmi la barba, devo rasarmi qui, devo fare una doccia. E lo zaino è ancora là. Cristina sta facendo le sopracciglia perché sembra una scimmietta. Io. In più sta andando alla lavatrice, dobbiamo ancora mangiare. Questi sono i viaggi quelli belli. Weekend a Faro, tutto da scoprire, tutto da vedere, tutto da inventare. In tutto questo, ragazzi, il tempo fuori da Dublino è questo. E hanno pensato bene di venire a lavare i vetri oggi. Così hanno pulito i vetri, con loro che li sono puliti. Sono puliti. Arrivati. Oh, caldo, caldo. Benessere. Andare a mangiare il sushi. Perché non ve l'abbiamo detto, noi siamo venuti in Portogallo per venire a mangiare il sushi. Sushi. Perché? Perché a Dublino fa schifo. Sapete. Amo, già lo sai. Preso il taxi, non prende la carta. E noi non abbiamo contanti, tipo €1 qua dentro. Quindi dovremmo prelevare. Piccola disavventura col taxista, non voleva farci pagare col POS, quindi ho dovuto prelevare e mi è costato €5 in più per prelevare €50. Anzi, 55,95 per l'esattezza. Mortacci loro non carte. Eccoci qua. C'è un posto. Perché mi si è pagato? Quando sognavi fare sta cosa? Piano. Succedono sempre cose belle negli ascensori. Cose meravigliose.
Dovete sapere che... Ma perché? Ma sei aperto di qua? Te l'ho detto, è una cosa matematica. Il mate nel senso... Vabbè, per il Madonna. metodo solo del buio. Sì, già. Breve room tour. Abbiamo una musa, poi accanto alla musa abbiamo un letto che... Musa, faccia vedere la quantità, la grande... Uno specchio con un muso bellissimo, guarda che bel muso. Qui abbiamo non riesco a capire, è una scrivania altissima con una lampada che illumina tantissimo, quindi è una probabilmente per ciechi. Qui abbiamo il bagno, sprovvisto ovviamente di bidet, ma lavandino, doccia maestosa, cassaforti di ogni... no, solo una di la verità. E poi la vista con tanto di sirena, un po' Azkaban. Ci sono anche io nel riflesso nel vetro là, sono io. Bene, doccina ricciappina, si esce e si va a mangiare sushi, perché noi vogliamo mangiare sushi. Vediamo questa cosa. Portogallo, Giappone, Irlanda. Quello che sentite qua è proprio Connor, anche qua. Persecuzione si chiama. Iniziamo con dei fantastici edamame. Abbiamo un creamy qualcosa brown. Sei brown per questo creamy qualcosa brown. Molto bravo. È arrivato il sushi con anche del corallo. Sì. Hai mai mangiato il corallo? Non penso che non mi... Le recensioni dicevano che il tonno qui è buonissimo. Adesso lo documenteremo. Su delle pietre, non su delle prugne. Però secondo me sono delle pietre. No. Che dici? Buono? Buono? Oh mio Dio, è buonissimo. È veramente, veramente buono. Il piazzo è questo. Sì, effettivamente il tonno è devastante. Proprio morbidissimissimo. Tonno. Però lo whatsappiamo un pochino. Lo prendiamo come vuole la tradizione. Che noi ovviamente sappiamo benissimo. Ah no, questo qua non è appetito. Quanto abbiamo speso per questa cena? Allora, secondo me 120. Quel posto è quello, molto buono. Kaira è il nome di sua figlia. Perché è assurdo, ma sono indiani. Abbiamo pagato 109,60. Per continuare con le cose portoghesi abbiamo preso un churros. Sabato 19 aprile. Guardate, la porti fuori da quella che è schifo di Dublino. Guardate come rinasce, come diventa proprio una signorina con la gonna. Brucia! Ci siamo svegliati questa mattina e adesso una bella colazione e poi vediamo che cosa fare oggi, che non c'è minimamente un itinerario. Abbiamo capito una cosa di Faro, servono i cash, però ci sono anche tanti ATM. Per aver fortuna qualcuno comunque ha guardato il portafogli con le carte. Sta piovendo. Ragazzi, siamo entrati in questo negozio con Tiger, tanto per capirci. C'è un sacco di cose simpaticissime, tra cui anche... Quelle cazzo. Ci sono anche i cosi quelli che fanno piangere i bambini. Ehi là! Poi... Siamo stati dentro così tanto. È cambiato il tempo, il meteo, cioè... Adesso è giusto. Siamo ora entrati in una chiesa, quella famosa di Faro con tutti i teschi. Chiesa di Igreja do Calmo, qualcosa del genere. La Cappella dos Ossos, la Cappella delle Ossa, che è stata costruita, è abbastanza recente in verità, è stata costruita nel 1800 e contiene all'interno le ossa, soprattutto teschi e tibie, più o meno 1200 monaci, che sono tanti, un bel esercito di monaci. L'impressione che dà è quella di essere molto macabra ed è effettivamente lo scopo per il quale è stata costruita. Momento mori, ovvero che prima o poi tutti moriamo. È molto di impatto, soprattutto quando ci vedi dei bambini vicino a un sacco di ossa. E ora vi portiamo in un supermercato di Faro. Tutto molto pasquale. Cioè? Tu pensi che sia solo questo, invece no? Porco minchia, è grosso. Patatine alla presunzione. Questo è il reparto pasta. Abbiamo anche la livella. Costo
1,69 €. C'è solo la livella, non c'è la varilla e c'è anche la garofalo. Solo uno, basta. C'è il pesto di Lorenzo. 3,29 €. Esatto ragazzi, se vi capite di trovarla questa bevete l'assaggiate, è buonissima, la Fanta all'uva. È assurdo come ci sia molta più roba italiana a Dublino che in Portogallo. Dopo essere appena entrati in un supermercato che sto recensito male, ma una cosa raga, per i più vecchi del canale forse se la ricordano, e ho dovuto prenderla perché non l'ho più visto dalle elementari, perché ho trovato il push pop, che scrivete nei commenti se sapete di cosa sto parlando. Tra l'altro Coca-Cola gusto top, voglio sapere se è ancora col sapore. Comunque sia un lecca lecca che tu poi spingi col dito da sotto e raga sa di quello. Mi ricordo che i bambini, nonostante questa carta protettiva, cioè ci sporcavamo tutti tantissimo ed era bellissimo perché erano gli anni 90. Bim bum bam e solletico, post scuola e push pop. Ragazzi, abbiamo appena assistito a una scena un po' controversa, nel senso 2 persone si stavano menando per strada, uno che rincorreva l'altro con una spranga di ferro, poi quello che stava scappando poi ha preso dei sanpietrini in terra e la cosa si è invertita e gli ha corso dietro lanciandoglieli, questo in mezzo alle persone e alle macchine, per poi lanciare i sassi contro la vetrina di un negozio. Un tipo si è messo in mezzo, è stato tipo un po' menato ed è caduto. Comunque come siamo andati via e non ce ne frega niente. Sei scossa? Cristina molto scossa. Sì. Comunque ora siamo venuti al mercato municipale. Cristina scossa. Mercato municipale. Cristina scossa. Mercato municipale. È leggermente più grosso di quello che... Cristina turbata, mercato municipale. Cristina turbata, mercato municipale. Anche ho ripreso anche un signore che è caduto. Non so cosa sta succedendo, sono persone che cadono. Beviamo un caffè? Toco o meu samba para o povo se arrastar. Abbiamo trovato questo ristorantino che non sembra niente male, esattamente accanto al mercato municipale, come cavolo si chiama, non me lo ricordo più, perché tutti questi shop di gente che cade, che si picchia e che mangia pesci. Prendiamo per piacere il olive. Si chiama pesci. O pandeiro, o tamborim, visto a fantasia, a euforia vive in me. Rezo. Che benessere! Tra l'altro il signore proprietario di questo posto, penso fosse il capo perché era dietro il bancone e non faceva niente, hanno dato questa felpa che se ancora non hai visto il video te lo lascio qua. Parliamo ormai di qualche anno in cui sono andato alla Penn State University a fare il docente per un giorno e il signore l'ha notato e mi fa: come fai a averla che quella non si trova, cioè devi per forza andare là. E gli ho spiegato del mio viaggio alla Penn State. Come si chiamava questo posto? A madrugada. A madrugada. Andateci, tanta roba, super simpatici, si mangia da Dio, speso in tutto 58 euro. E dopo questo piacevole pranzo abbiamo passato il resto del pomeriggio esplorando la città storica che sta all'interno delle mura. Tra suggestivi scorci e aerei che atterravano vicini siamo tornati in albergo. Non prima però di aver fatto merenda con la cosa più grassa che Faro potesse offrirci. Una sorta di panino unto al chorizo ed olio di chorizo e altro olio. Io vado. Vai, pane col chorizo, buono, bello unto. Non funziona l'ascensore e non ci prende neanche la chiave. Rumori sinistri. Andiamo giù a chiedere. Non funziona niente. Sì, funziona. Tutto a posto, che servizio. Bene, riposino fatto, doccia fatta, noi stiamo uscendo a cena e abbiamo deciso che abbiamo voglia di... Andiamo. Andiamo a mangiare sushi di nuovo, un altro. E se pensate che siamo ripetitivi, raga, avete ragione, ma non andate via. Mai mi sarei immaginato di mangiare il miglior sushi della mia vita a Faro. È stata un'esperienza incredibile. Ma che spettacolo! Sperando che non chiuda perché noi ce la siamo presa mega college. 23 mezzanotte, sabato mezzanotte. Sono le 21:08, quindi no, tranquillo. Vamos. Eccoci qua il menù. È arrivato il ragazzo che parla un inglese fluentissimo e ci ha consigliato un sacco di cose devastanti. Prima impressione, tanta roba. È arrivato questo, fantasia dello chef, consigliato. C'è del parmigiano, c'è del salmone, c'è scottato e della salsa al mango. E questa è in salsa di soia.
Cioè il salmone non è scomparso, fino a nessuno. Voi direte, parmigiano con il pesce è uno dei soprusi della vita. Lo pensavo anch'io, poi ho assaggiato sto piatto, devastante. Uovo di quaglia. Un assaggio. È complicato? Non sembra sushi, ma è assaggia. È la prima tu. A un alto livello. Ecco ora il nostro piatto, sono un sacco di cose che sembrano molto particolari. Abbiamo l'uovo lì, riso con dell'uovo, sotto l'uovo del gambero. Vediamo questo wasabi che è il wasabi più forte che abbiamo mai mangiato. Buonissimo. È vero. Un sushi che osa, fa cose che non si fanno nel sushi, ma che ce la fa. E poi alla fine questo è il dolce. Quanto abbiamo speso? 130. Compreso anche... Ah no, 140. 125. Sì. Comunque abbiamo speso riso e questo. Abbiamo pagato. Ragazzi, questo posto assolutamente raccomandato. Dai. È stata un'esperienza. Giocare con i sapori, provare cose, accostamenti che mai avrei detto potessero andare bene. Incredibile. Se venite a Faro, ragazzi, assolutamente prezzi onesti, 114 euro in due per quello che abbiamo mangiato. Bene, tornati in albergo. Ci vediamo domani. Per tutto il giorno. Stai per fare? Non può fare un po'. Ora non riuscivo a trovare il foto. Domenica. Pasqua. Buona Pasqua! Che bello. Con la cannella? Sì. Così? Il cappuccio birra. I 4 pastel di nata che avete visto, 2 cappucci che avete visto e un succo all'arancia, 21 euro. Ci hanno stoccato. Mangiare. Chiedete sempre i prezzi, guardate che ci sono i prezzi esposti quando venite a Faro. Cameretta, grazie di tutto. Adios. Abbiamo trovato questo simpatico posto, siamo seduti a casa e abbiamo scoperto che i titolari sono italiani e quindi ho preso una brioche siciliana a fare. Bene, siamo finiti alla fiera del cibo, guardate qua. È grasso. Molto buono. Perché il grasso guarda che lubrifica le arterie. Buonissimo, sa proprio di piedi, quello che ci vuole. Che ha mangiato anche tipico, giusto? Eccoci all'aeroporto. Diamo appuntamento a settimana prossima. No, ed è hilarante avventura. Saremo di nuovo in viaggio nel weekend perché andiamo ad Amburgo. Ringrazio tutti quelli che sono arrivati a questo punto del video e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale. Anche Cristina ti ringrazio molto. E noi ci vediamo settimana prossima per una nuova ed hilarante settimana. Grazie, ciao!